Ti voglio porre una domanda. Nel gioco di ruolo, che può essere Dungeons and Dragons come l'ARP, bisogna sapere recitare? La risposta è no. Al massimo si può fare una bella interpretazione, ma cosa significa fare un'interpretazione? Te lo spiego io, Quarto, attore, doppiatore e Dungeon Master, dopo la sigla. Benvenuti al quarto capitolo, un nuovissimo e semplicissimo format dove andremo a eviscerare, a scoprire i vari trucchi e segreti per riuscire a dare una buona interpretazione ai nostri personaggi, NPC, boss per le nostre giocate di ruolo, l'ARP o qualsiasi cosa che coinvolga il settore dell'intrattenimento. Attenzione però, questo non è un corso per diventare attori o doppiatori professionisti, assolutissimamente no. Per quelle ci sono scuole con insegnanti di una certa esperienza che potranno aiutarvi di sicuro nel vostro intento. No, questo vuole essere un luogo tranquillo e semplice, chiaro per tutti voi, o meglio tutti coloro che vorrebbero portare un qualcosa in più, entrare più in sintonia magari con il proprio personaggio, con la propria interpretazione di quello che stiamo giocando in quel momento. Un luogo adibito ad appassionati, persone che amano giocare di ruolo o Dungeon Master o qualsiasi altra figura all'interno di questo magico mondo. E come primo video di questa meravigliosa saga che spero possa appassionare moltissimi di voi, andrei proprio nel concreto, nel parlare di che cosa si tratta quando parliamo di interpretazione, qual è la sua differenza con la recitazione e perché dovrebbe essere così importante per noi. E soprattutto perché dovrei parlarvene io, chi cacchio sono io per chi non mi conoscesse. Io vi inviterei pertanto a guardare magari i miei social o anche i miei altri video per capire meglio chi sono e soprattutto se vi piacciono e vi sono risultati utili in qualche maniera, vi raccomanderei anche di lasciare un follow o un like al video se vi sta piacendo e oltretutto date anche un'occhiata al mio sito internet Quarto, dove io posso anche garantirvi diverse lezioni, ossia Master Voice, per apprendere al meglio come utilizzare la propria voce all'interno dei contesti di public speaking, gioco e qualsiasi ambito del settore dell'intrattenimento. Partiamo con il dire che l'interpretazione non è nient'altro che un modo in cui noi abbiamo di spiegare o di esprimere un concetto o un qualcosa secondo una nostra chiave di lettura. E uno potrebbe dirmi, ma non è così tanto diverso dalla recitazione da un certo punto di vista, no? In effetti potrei anche darvi ragione, d'altronde le due parole possono anche essere associate come sinonimi in alcuni casi. Tuttavia nella recitazione vi sono altri elementi anche di livello un po' più professionale da tenere in conto. L'uso del corpo, della voce, della mente e soprattutto dell'introspezione del personaggio, ossia l'anima stessa del personaggio che noi portiamo all'interno di un palcoscenico. Questi elementi però non si distaccano molto da quello che noi facciamo giocando di ruolo, no? D'altronde cerchiamo sempre di pensare un po' come penserebbe il personaggio, agiamo anche e soprattutto come agirebbe lui se noi dovessimo sollevare un boccale di birra e se vi sono degli sforzi, se vi sono delle caratterizzazioni che vogliamo utilizzare tramite la nostra voce, noi lo facciamo. Dicendovi questo, mi rendo conto che la linea sottile tra recitare e interpretare ancora non è stata bene delineata. Tuttavia, la differenza sostanziale la determina soprattutto un elemento, ossia l'obiettivo. Esempio, se stiamo ruolando all'interno di un contesto di gioco che sia l'ARP o il classico Dungeons and Dragons o qualsiasi altra cosa, interpretiamo un principe al quale è stato ucciso il padre e lo zio adesso vuole sottrarci il trono, notiamo che però non è la stessa cosa di come andare su un palcoscenico a interpretare Amleto di Shakespeare, nonostante i due personaggi siano uguali sotto un certo punto di vista di narrazione. Ma vi è effettivamente un elemento che caratterizza qual è l'obiettivo finale di ambedue le interpretazioni che stiamo facendo. Tralasciamo il fattore copione o non copione, dato che comunque lì anche un bravo attore, bene o male, di recitazione può benissimo anche improvvisare, ma la differenza sostanziale, pertanto ribadisco, il nostro obiettivo è riguardante a chi ci ascolta. È vero, un pubblico pagante o non viene a teatro per l'intrattenimento,
intrattenimento, ma vi sono altri aspetti dietro una produzione teatrale o anche cinematografica. Infatti dietro essa vi può essere una riflessione, una chiave di interpretazione di un regista o addirittura una corrente di pensiero. Diciamo che il cinema e il teatro sono dei mezzi utilizzati, specialmente oggigiorno, per mandare dei messaggi un po' più strutturati e mirati anche per un pubblico specifico. Nel gioco di ruolo questa metodica non sussiste perché tendenzialmente nel gioco, appunto gioco, il nostro obiettivo finale è divertirsi. Ora, non è che un attore non si diverta a fare il suo lavoro, ma vi è effettivamente un modo diverso in cui bisogna collaborare con i propri colleghi, cosa che nel gioco di ruolo, bene o male, anche se ci mettiamo con persone che non conosciamo, il nostro obiettivo finale è sempre quello, il divertirsi, punto. Sì, lo so che adesso ci sarà qualcuno che mi verrà a dire ma con gli streaming, con YouTube, con Twitch, adesso le cose sono cambiate. Sì, adesso poi apriremo un paragrafetto anche di quello, ma facciamolo dopo. È vero che sul palcoscenico, come anche quando giochiamo di ruolo, bene o male ci sono diversi aspetti molto simili, come l'improvvisazione, l'ascolto, l'osare, il mettersi in gioco in modo tale da portare avanti la natura. The show must go on, infatti. Ma l'impegno che vi è dietro, basato appunto sull'obiettivo finale, ovviamente mette anche dei parametri diversi sull'esecuzione. Un attore tendenzialmente deve essere performante dall'inizio fino alla fine della sua esecuzione, mentre un giocatore di ruolo questo impegno non ce l'ha, e per fortuna da un certo punto di vista, no? Prima di andare a parlare però degli streaming, vorrei andare un attimo a concentrarmi sulle parole stesse, principalmente quelle anglosassoni. Avevo letto un articolo molto interessante che, se riesco a ripescarlo ve lo poi indirizzo qua sotto in descrizione, riguardante la parola stessa roleplay. D'altronde la parola play non significa soltanto giocare. To play infatti significa anche recitare. La distinzione che volevano fare tramite roleplay è proprio la chiamata al personaggio, alla persona fisica in questo caso, di riuscire a prendersi un ruolo, di interpretare un ruolo all'interno di un contesto che gli è stato servito, in questo caso tramite un gioco. Invece to play, recitare, la persona è chiamata a ricoprire quella parte, una parte prescritta direttamente appunto dal gioco o in questo caso magari, se vogliamo parlare degli attori, da un copione o da una stesura drammatica. Vorrei dire la mia al riguardo, nel senso che non vedo tanta distinzione da ambedue le parti. Bene o male possono essere molto ambivalenti e in entrambi i casi sì, lì interpretiamo un ruolo all'interno di un contesto, dall'altra siamo chiamati a interpretare proprio il personaggio stesso. Queste due cose possono anche benissimo essere collegate da un certo punto di vista insieme, infatti non capivo molto la distinzione tra le due, pertanto se voi avete anche voi una distinzione chiara su attore che recita e porta la sua parte a giocatore di ruolo, fatemelo sapere nei commenti perché voglio sapere effettivamente anche la vostra dopo che ho detto la mia. Distinzione che però sembrerebbe essere ancora più difficile nel momento stesso in cui noi guardiamo gli streamer o meglio, quelle persone che portano le proprie partite all'interno dei social come Twitch o YouTube. Perché prima ci siamo detti, la distinzione più grande, secondo poi un mio punto di vista, è principalmente l'obiettivo. Un attore di palcoscenico, di cinema, tendenzialmente ha un obiettivo ben diverso rispetto a un giocatore di ruolo che sta a casa a giocare con gli amici o nell'ARP, nella loro residenza, nel loro castello, a interpretare dei personaggi. Ma se il gioco di ruolo viene portato in modo tale da riuscire a intrattenere un pubblico, e allora lì dov'è la distinzione? Ribadisco e risottolineo che anche qui la distinzione principale la fa in base all'obiettivo stesso del gruppo che sta portando questa partita online. Se tendenzialmente un gruppo di gioco si registra e pubblica le partite online per goliardia senza neanche effettivamente un obiettivo specifico, quello ovviamente di accontentare un pubblico, ecco lì che bene o male non è tanto diverso rispetto a quello che farebbe una persona normale a giocare all'interno di casa con amici. Lo scopo pertanto è personale.
Ma se prendiamo invece i Critical Role, ecco lì che abbiamo un altro tipo di intrattenimento. Il loro modo di interpretare, di mostrarsi al pubblico, mette già in chiara evidenza la differenza che può avere rispetto a tutto quello che già noi conosciamo all'interno del mondo di gioco di ruolo, perché bene o male è uno show, come tutti gli altri show. Tralasciamo il fatto che poi i protagonisti di Critical Role sono tutti voice actors, però loro mettono tanti elementi riguardanti anche la recitazione all'interno di quello che stanno facendo. Le pause, i ritmi comici, i monologhi dei personaggi, il continuo ascoltarsi lasciando il silenzio da parte per far parlare un altro, tutti piccole riguardanze che poi di per sé si apprendono soprattutto se sono persone professioniste nel loro ambito teatrale o attoriale, che possono poi essere immesse all'interno del contesto del gioco di ruolo. Ma quindi cosa bisogna fare? Bisogna essere come i Critical Role? Assolutissimamente no, dipende dal proprio obiettivo, e lo so che lo sto ripetendo un sacco di volte, ma è proprio questa la base. Se il vostro obiettivo è semplicemente quello del divertimento, fatelo, ma se volete andare oltre, volete fare uno show, perché non farlo lo stesso? Qual è la difficoltà nel fare ciò? Ovviamente distinguersi, visto che comunque poi per fare uno show ci sono diversi altri elementi che analizzeremo anche in questo canale stesso. D'altronde basta pensare anche a Dungeons and Dragons cosa è riuscito a raggiungere oggi stesso. Infatti adesso vediamo le partite persino sopra i palcoscenici grazie ai 20 Side Tavern, o all'interno delle fiere, dal Gen Con all'Essen o addirittura al Lucca Comics. Chiedo scusa, ma comunque dovevo fare una piccola parentesi anche per la fiera più grande d'Italia, e addirittura nei grandi stadi statunitensi, che sappiamo tutti come vengono rimpinzate di persone, quei posti sono incredibili, sono giganteschi. Quindi, per ricapitolare il tutto, non vi è una chiave giusta o sbagliata per approcciarsi al gioco, per intrattenersi e soprattutto per interpretare i propri personaggi. L'importante è che tu, insieme al tuo gruppo, determiniate che cosa volete ottenere da questa esperienza. Per concludere, quindi, dopo aver eviscerato la parola interpretazione, quanto effettivamente sia simile alla parola recitazione, ma può avere dei contesti diversi in base appunto alle nostre scelte, come faccio io però a voler dare qualcosa in più a quello che io sto portando al tavolo, sia che sia per uno show, semplicemente per giocare con gli amici, dando un po' più di spessore a questi personaggi, a queste caratterizzazioni, a questi elementi storici essenziali per la narrazione? Non vi dovete preoccupare, perché questo è soltanto l'inizio dei prossimi video che arriveranno, dove vi darò appunto qualche dritta in più, qualche consiglio. Ripeto, non sarà un corso professionale di attori o doppiatori, ma io vi darò comunque degli elementi essenziali. Parleremo di cosa significa fare le pause, come colorare un pochettino di più la voce per i nostri personaggi, di come intensificare le emozioni che vorremmo portare al tavolo. E lo faremo in maniera semplice e chiara, analizzando anche elementi come personaggi o scene tratte da film e serie TV, in modo da essere anche più esemplificativi di quello che vogliamo dire. Pertanto, se vi piace questa raccolta e ne volete di più, fatemi sapere nei commenti, lasciate un like e condividete tutto quello che potete condividere, e noi ci vediamo pertanto con un prossimo video riguardante o Baldur's Gate 3 o Super Quart o questo format qua, quando io deciderò che cazzo fare effettivamente nella mia vita.